Tu non ti sei mai svegliato una mattina con l'irrefrenabile desiderio di realizzare un cappellino da Goblin? Il cappello è pronto, poi ci preoccuperemo di come prendere le misure su dove mettere le orecchie, ma questo verrà dopo. Adesso è il momento di farle le orecchie. Allora, ne avevo fatta una di lana bella, l'ho persa, deve essere finita nel cestino sbagliato, dopo la recupererò. Questo però mi ha dato la garanzia che la logica sul cotone funzionava, quindi io un orecchio l'ho già preparato, così mi sono portata avanti, ma non l'ho né cucito né imbottito né niente. Però queste son tutti spoiler di quello che succederà. Dovremo cucirne una parte per creare una parte, da riempire, da imbottire, che dia consistenza, che abbia una tridimensionalità e che dia una stabilità all'orecchio sul cappello per evitare che sventolino troppo, tipo orecchie di Dumbo. Poi nella parte sotto invece andremo a creare il lobo, di nuovo gli darà un bel movimento, gli darà, carattere e poi ci permetterà di andare a mettere delle decorazioni ulteriori. Ma soprattutto tutto questo discorso perché all'inizio avevo creato uno schema complicatissimo con un aumento, 2 giri pari, un aumento, un giro pari. Non valeva la pena. Con questo sistema faremo tutte le volte un giro di aumenti, un giro pari, un giro di aumenti, un giro pari, ma ecco, senza dover ragionare. Sì, dobbiamo solo ragionare se è il giro dove si devono fare gli aumenti oppure no. La base è di 3 aumenti, sono solo 3 linee di aumento, le vedete una qui, una qui, una qui, le vedete anche proprio per il disegno che si crea dove si aumenta. Di solito io faccio sfalsare gli aumenti, in questo caso no, mi serve che vengano estremamente marcati. Cominciamo subito a fare l'orecchio. Niente di drammatico, scomodo perché all'inizio partiamo con davvero pochissimi punti. Anello magico e 3 maglie basse, torniamo alla maglia bassa. Ah no, scusate, devo anche cambiare l'uncinetto. Adesso passiamo dal 5 che ho usato, dal numero che abbiamo usato per lavorare il cappellino, che era un numero abbastanza morbido, cioè per ottenere una lavorazione morbida, passiamo a un uncinetto un pochettino più piccolo. Io scendo addirittura di una misura perché mi serve che sia compatto l'orecchio, deve avere consistenza, deve stare su. Quindi abbandoniamo il 5 che abbiamo, il numero che abbiamo usato per il cappello, io il 5 ma non è automatico, per passare a un numero inferiore. Un numero intero io ho ridotto, non mezzo. E cominciamo con l'anello magico. Nell'anello magico faremo solo 3 punti bassi, abbandoniamo le mezze maglie alte e torniamo ai nostri punti bassi proprio da amigurumi. Lo stiamo lavorando come se fosse un amigurumi. La vera difficoltà della partenza di questo orecchio è quello che lavorare 3 punti e poi il giro successivo, la lavorazione nei 3 punti non è comodissimo. Però fra non è comodissimo e impossibile ce ne passa parecchio, ok? Io per ora non metto nemmeno il marcapunto, cercherò di tenere a mente il conto per il prossimo giro perché sennò è più l'incomodo di avere anche quell'inghippo. Chiudo bene il mio anello magico che in questo momento ha tutto tranne che di tondo e adesso ecco è questa la parte antipatica, devo dargli la forma circolare, quindi so che questo è il primo punto, entro nel primo punto e adesso in questo giro faremo un aumento in ogni punto del giro precedente, quindi finiremo con 6 punti bassi nel momento in cui riuscirò a infilare l'uncinetto sotto al filo. Quando vi dico che tiro come una disgraziata, non dico bugie, eh? Per ogni punto, dicevamo, del giro precedente dobbiamo fare un aumento, 2 punti. Non ci sto facendo una bella figura, ma io tiro davvero tanto e il primo giro è sempre il più antipatico, dopo migliora. Brutta roba diventar vecchi. Prima non dovevo togliere gli occhiali. Allora, ho fatto il secondo giro, dovrei avere 6 punti, non li ho contati, vado in fiducia, metto il mio marcapunto. Come al solito a me si chiude a coppetta alla rovescia, quindi preferisco girarlo subito e lavorare subito nel verso corretto per non confondermi. L'anello magico centrale assicuratevi che sia ben tirato. Adesso cominciamo la lavorazione che vi dicevo prima. Per ogni giro di aumenti seguirà un giro di punti pari, senza aumenti. Quindi questo giro aveva gli aumenti, il giro successivo saranno 6 punti bassi, uno per ogni punto basso del giro precedente. Non sto qui a farveli vedere, ormai ci siamo capite come diciamo le cose.
il giro successivo sarà un punto e un aumento per 3 volte, il giro dopo pari, 2 punti e un aumento, quello dopo pari, 3 punti e un aumento, quello dopo pari, 4 punti e un aumento, 5 punti e un aumento, fino di sicuro a 13 punti e un aumento. Questo l'ho fatto di 13 punti e un aumento. Al momento non l'ho tagliato dal gomitolo perché voglio tenermi la chance, arrivata in fondo anche al secondo, di decidere. Voglio tenermi la possibilità di fare ancora un giro al limite. Secondo me l'avevo fatto e l'ho disfatto, però non voglio precludermi la possibilità di cambiare idea. Di sicuro dobbiamo arrivare a fare sequenze di giri con gli aumenti e giri senza, fino a fare nell'ultimo giro 13 punti, un aumento e un giro tutto di punti bassi. Gli aumenti, come vi dicevo, li fate sempre nello stesso punto, devono disegnare una linea retta di incremento che poi disegnerà la forma dell'orecchio, e cercate di tenere una lavorazione bella tesa. Adesso sembrava un disastro, ma nella realtà a me serve che sia bella compatta. Il cordino dell'anello magico per ora penzola fuori, a un certo punto potrete infilarlo all'interno del lavoro, potete magari anche un pochettino ridurlo, perché adesso è tanto lungo, ma quello valutate voi. Ho fatto di nuovo l'errore. Allora, vi ho parlato di giri e non dovevo parlare di giri, dovevo parlare di centimetri, perché se usate un filato di uno spessore differente dal mio, non vi tornerà il conto giusto. Allora, il mio orecchio, e questo è il dato vero, misura circa 15 centimetri di lunghezza dalla punta all'attaccatura e invece alla base circa 12 centimetri di diametro, quindi la circonferenza, vabbè, ovviamente sarà maggiore. Sono bastati per me i 13 giri più uno di punti bassi, però ribadisco, è un'indicazione, non è il numero che vi interessa. Per fortuna sono bastati, perché questo è tutto il filo che mi avanza, che non sarebbe bastato per fare altri 2 giri per orecchio, e soprattutto che mi serve anche per cucirle queste orecchie. Quindi adesso ci preoccupiamo di dargli forma e renderle delle orecchie vere, non dei semplici coni. Senza stare a farmi tante domande, ho diviso il filo a metà, tanto appunto è un avanzo e non ci farò null'altro. La prima orecchia l'ho cucita sbagliata. Ovviamente quando faccio delle cose che non hanno uno storico, ci sta l'errore. Il primo orecchio l'ho cucito e quando l'ho cucito ho tirato tanto il punto. Si vede la cucitura, a me non piace. Con il secondo, che ho fatto di lana, che appunto adesso non trovo, deve essere rimasto nell'altro cestino da lavoro, so' stata più attenta e questo difetto non si vede. Adesso vi spiego come lo faccio. Probabilmente esistono altri modi, perché ribadisco, è una cosa talmente astrusa che sicuramente ci saranno altre soluzioni. Io ho trovato che così mi trovo bene e che funziona. Se voi avete altre idee, ci sentiamo poi nei commenti. Allora, partendo dalla punta dell'orecchio, risalirò fino alla base. Perché? Perché poi userò sempre lo stesso filo per chiudere questa parte, che è la parte del lobo, la parte bassa dell'orecchio. Questa sarà la parte alta. La tensione è importante, non dovete fare un punto né troppo né troppo morbido né troppo tirato. Adesso io entro proprio nella punta e lascio il filo al dritto, tanto che non c'è un dritto e un rovescio ovviamente, perché un orecchio sarà da un lato, cioè da una parte sarà il dritto e dall'altra sarà il rovescio, ok? Adesso cosa dovete andare a cercare? Dovete andare a cercare, io spero che si vedano, i punti degli aumenti. Nel punto dove ho fatto l'aumento c'è una specie di buco un po' più evidente. Quella sarà la nostra traccia di cucitura. Al primo giro magari no, cioè in un giro ovviamente avremo un punto senza niente, scusatemi, devo riuscire a farli partire pari. Allora, io che cosa faccio? Entro nella punta, entro nel giro di punti successivo, che in questo caso è un po' difficile da identificare, devo essere onesta, è questo. Il primo giro è il più complicato ed esco sul rovescio e tiro, ma non troppo.
L'importante è che voi seguiate la linea dei puntini degli aumenti. Questa volta è il punto dell'aumento, è facile da vedere. La volta dopo sarà il punto fra i due, quello che cade a metà. Comunque questa volta è il giro degli aumenti ed è facile. Io devo assicurarmi di entrare nel punto con l'aumento e di uscire nel punto con l'aumento, di tirare il trattino. Vedete che ho creato un trattino, di tirarlo un po', ma non troppo. Sono d'accordo che si vede a cavallo, ma se lo tirate troppo dopo è brutto perché si infossa. Adesso appunto il prossimo punto sarà in un punto intermedio, non c'è un aumento qui. L'importante è che sia per entrambi i lati il punto fra un aumento e l'altro. Quello successivo è quello dell'aumento è sempre un po' più facile. Io adesso ho cercato di piegare il mio pezzo in modo che i punti già coincidano. Non è detto che adesso funzioni già benissimo, ma mano a mano che lo cucirete andrete a dargli la direzione giusta, vedrete che si aggiusterà. Ribadisco, questo trattino si vede, ma se si vede il trattino è un conto, se si vede proprio l'affossamento è un altro e non è bello. Quindi abbiate cura di tirare in modo che i pezzi siano vicini, ma non troppo in modo che non si infossi quel punto lì. Se tirate troppo poco, dopo comunque si potrà andare a prendere un po' il punto e ritirarlo. Dovete arrivare con questo meccanismo di incroci davanti e dietro, cercando di essere il più precisi possibile, fino al bordo del nostro lavoro. Adesso facciamo tutto il primo orecchio insieme, poi ovviamente il secondo è uguale. Avete visto che ho recuperato un po' di punto. Non tirate dal fondo tutto con forza, perché quello vi fa il difetto che vi ho fatto vedere su quello di lana. Dovete andare a ripescare il punto mano a mano e vedete che già è scomparso nella nostra lavorazione, si vede pochissimo. Dopo un po' andremo a imbottirlo, ci vorrà una pinza lunga ovviamente per farlo, per arrivare fino a questo punto, ma questa cucitura gli crea un cordolo che gli dà una forma, altrimenti è triste da dire, ma il primo momento in cui fate il lavoro è bello da vedere. Poi dopo questo cappello andrà usato e andrà usato in condizioni interessanti. Dopo si deforma, dopo non sta più a posto bene. Quindi dargli una consistenza che gli permetta di resistere bene a un utilizzo reale è molto importante. Allora, sono arrivata in fondo alla cucitura e comunque adesso la affranco con un piccolo nodino a cavallo delle 2 catenelle della circonferenza, per evitare che dopo, non dovrebbe, ma possa in qualche modo andare a tirare il lavoro che abbiamo fatto. Ora cosa farò? Questo per il momento lo lascio in sospeso, ok? Dopo lo imbottiamo. Ora chiudo questa parte. Qua non ho tagliato via il filo perché quando arrivo lì piuttosto lo cuciamo insieme. In alternativa si può anche proprio solo chiudere velocemente e cacciare dentro. Io adesso andrò semplicemente a chiudere con un punto a cavallo dei 2 lati tutti i miei punti, ma non mi limiterò ad arrivare in fondo. Dovrò anche dare una forma al mio orecchio. Adesso prima tiro insieme tutti i punti perché dopo sarà più facile fare quello che voglio che c'è nella mia testa. Occhio soprattutto, ecco, allora va detto che con il cotone il lavoro si deforma molto meno, con la lana che era più morbida si tirava più facilmente. Dopodiché il cotone è molto rigido, quindi se non vogliamo avere una cosa molto molto dura da lavorare dopo va affrancata con ordine. Io adesso sto creando questo cordoncino che chiude l'orecchio. Dopo però appunto dovrò dare un movimento a questa parte dell'orecchio che adesso è solo una bandierina. Vorrò fare questa cosa qua e dovrò ribattere la cucitura. Andrà fatto con cura perché se è troppo spessa è brutto, ma di contro un po' di spessore a noi interessa perché questo ci permetterà di cucire il nostro orecchio sul cappello non solo su una linea, ma su più punti e quindi di tenerlo più orientato meglio nel modo che vogliamo noi, perché faccia quello che diciamo noi e non quello che dice lui in buona sostanza. Dopo passeremo all'interno dell'orecchio le parti del filo che non ci servono. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare questa S, è proprio una piega, che piega in 3 lo spazio del lobo dell'orecchio. È il modo migliore. Arrivate, vi appoggiate alla base
del tubo che abbiamo creato, e questa lunghezza la suddividete in 3, almeno non dovete diventare matte dopo, da una parte ce n'è di più, da una parte ce n'è di meno. Poi tanto un po' lo si potrà modellare e soprattutto appunto andremo ad arricchirlo di dettagli ancora, quindi non è finita. Con lo stesso filo di prima, adesso cosa faccio? Adesso devo prendere tutti e 3 i punti della cucitura, ok? Diventa sempre più complicato. No, non è vero, dai, non è complicato. E dovete fargli una cucitura che lo tenga ben saldo, ma non necessariamente, come dicevamo prima, troppo schiacciato, perché se anche c'è un po' di spessore, questo ci permetterà di fare un po' più di lavoro, perché la cucitura non sarà una sola, ma saranno magari 2, però ci permetterà di dare all'orecchio una consistenza che gli garantirà un pochettino più di duratura nel tempo. Io non voglio un oggetto che poi dopo poche ore di utilizzo si vede che sta già cominciando a cedere. Io voglio una cosa che rimanga bella nel tempo, perché di lavoro ce n'è tanto ed è giusto che si salvi. Adesso dovremmo essere in fondo a questo orecchio, lo provo solo un attimo per capire se la cucitura regge bene, se va tirata un pochino, ma non credo. E poi niente, chiudo tutti i fili, li passo tutti all'interno del lavoro e passiamo. Ah no, scusate, che sciocca, no, che non chiudo tutti i fili, perché adesso con questo andremo anche a cucire l'orecchio al cappello. Aspettate a tagliarvi anche questo, che se serve fate parte di una cucitura con uno e parte con l'altra. Ma comunque sia, ecco, adesso prima di considerare chiusa la cucitura voglio studiarla un attimo. Ci siamo, passiamo all'imbottitura. Voi dovete sapere che quando ho fatto il video della teiera e vi ho fatto vedere che dallo scaffale in casa mia prendevo la teiera, allora quel giorno io ero entusiasta, avevo voglia di fare quel video, lo sapevo anch'io che avevo ripreso un mucchio di roba veramente disordinata, ma la mia mamma mi ha subito sgridata e quindi ho spostato tutto il mucchio colpevolmente semplicemente in un altro posto, non l'ho sistemato davvero, l'ho solo spostato e adesso non trovo più niente. Quindi vabbè, apriamo un nuovo pacchetto di imbottitura, ma questo è per dirvi che sono disordinata e sì, sono una grande accumulatrice e sì, una volta farò, spero di trovare un posto dove fare uno svuotacantine, perché se no fra un po' sono nei guai. Allora, questo ve lo dico, la l'ovatta che ho trovato da Tedi è sofficissima. Allineata secondo me come prezzo, morbida, morbida, morbida. Mi piace molto. Allora, una pinza con i becchi abbastanza lunghi e niente, prendete ciuffettini piccoli per volta, perché all'inizio dovete riuscire ad arrivare proprio fino in punta e non sarà facilissimo, però serve un po' di imbottitura, ma non serve che sia super ciccio, serve che non si deformi troppo. L'imbottitura serve a garantirgli un po' la sua forma, ok? E non imbottitelo troppo, anche perché sennò col cotone non dovrebbe succedere, ma con la lana mi era successa questa roba qua, non so se si vede, che si intuisce il bianco fra i punti ed è una cosa che non mi piace. Se sforzate troppo l'imbottitura tende la maglia che abbiamo realizzato e si vede il bianco dell'imbottitura all'interno, quindi imbottito ma non senza esagerare. Nella mia testolina questo passaggio ovviamente nel salto nel vuoto anche per me, non l'ho ancora, l'ho solo pensato tanto, non l'ho ancora provato. Ribadisco, io voglio dare una consistenza a questo orecchio che gli permetta di stare su, dritto, deve stare a sbalzo, deve essere una bandiera all'esterno, e una bandiera all'esterno su una persona che si muoverà, che dovrà stare in mezzo alla gente, dovrà potersi muovere senza troppo riguardo di questo oggetto, e quindi voglio che abbia dei solidi punti di ancoraggio. Quindi qui abbiamo una cucitura che ci permetterà di ancorarlo sul cappello per lungo, e invece voglio qualcosa che lo permetta di ancorare bene anche sulla larghezza. Quindi questa parte non la chiuderemo così, ma andremo a chiuderla a T. Adesso cuciremo ovviamente prima una parte poi l'altra, passo dentro nel puntino questo qua che è proprio l'ultimo della chiusura che abbiamo già fatto. Potrei essere più scientifica e contarli i punti, ma mi accontenterò di andare un po' alla cieca. Cosa faccio? Chiudo prima un lato della mia orecchietta e poi l'altro, anche se passo 2 volte e faccio la cucitura doppia, muore nessuno.
Sono curiosa di vedere se tutti questi miei ragionamenti funzionano oppure no. Lo sapete che coi miei video è meglio guardarlo tutto il video, vero, prima di mettersi all'opera? Devo essere onesta, questa volta se fallisco ci rimango male. Voi in realtà nella presentazione l'avete già visto, mannaggia, voi lo sapete già come va a finire, io no. Però la forma a me piace. E niente, adesso faccio la stessa cosa sull'altro orecchio. Occhio, perché il prossimo andrà cucito contrapposto a questo. Ovviamente tutto il mio studio, quando l'ho messo sul cappello e sulla testolina, vabbè, in questo momento sulla testolina si afflosciano particolarmente, ma perché la misura del cappello è più grande di quello di questa testa. Quando l'ho provato, questa che è la versione che stavo portando avanti con la cucitura a T, sono solo puntate con le spille da paglia, per ora sulla testolina. Questa versione mi ha lasciato un po' perplessa, non mi ha convinto e allora ho provato comunque ad attaccarla e sono ancora anche un po' da piazzare, ad attaccarla lasciando la parte imbottita tonda e cucendola e attaccandola con le spille da baglia aperta. Ve lo faccio vedere giusto per lasciarvi la possibilità di decidere. Io in realtà, più che altro chi ha chiesto il cappello ha scelto comunque questa, ma anch'io alla fine la preferisco e quindi andrò avanti su questa strada. Però ecco, era per farvi vedere che le idee non arrivano tutte in una volta, van provate, le cose vanno indossate, vanno messe in funzione per capire se funzionano davvero. Anche secondo me quando state usando un modello di qualcun altro, non fidatevi mai troppo così alla lettera. Adesso chiudo anche l'altra orecchia come questa e poi le attacchiamo. Tieni. Ciao. In tutto questo io spero tanto che piaccia a chi ha commissionato questo cappello. Dunque, li ho piazzati, li ho provati, li ho spostati, li ho rimessi a posto. Se pensate che qualcuno dei passaggi che abbiamo, portato avanti fin qua fosse difficile, il momento difficile è questo: riuscire a farli stare il più possibile uguali e, cucirli in modo che siano effettivamente come li abbiam piazzati adesso. Ribadisco, adesso sono tutti fissati con delle piccole spille da baglia, non so se si vedono, e se vedete, ecco, questo è il marcapunto. Perché ho messo il marcapunto? Perché io ho fatto provare il cappellino al destinatario e gli ho marcato le orecchie, perché non sono esattamente nel mezzo del cappellino. Quindi è inutile che vi dico che distanza hanno le sue orecchie, dovete fare la prova sulle vostre. Dovrebbero coincidere vagamente con la posizione reale delle orecchie, poi un po' più avanti, un po' più indietro, signore, è un goblin, possiamo accettare un po' di tutto, ma vagamente nella zona giusta dovrebbero essere. Ribadisco, io continuo a metterci dentro le dita perché quando poi sarà sulla testa delle dimensioni corrette, staranno così. Sembra funzionare tutto, va cucito, adesso vi faccio vedere come lo cucio, ma in buona sostanza dovete affrancare con lo stesso filo dell'orecchio, l'orecchio al cappello, cercando di modificare il meno possibile la posizione, se corretta, che avete costruito, e poi il lavoro è fatto. Mancano 2 dettagli che ho in testa di aggiungere, ma il grosso ormai è andato. Quando vi parlavo della chiusura, e questa è l'etichetta che io metto, io mi son fatta fare le etichette col mio nome, ci sono in commercio quelle con scritto handmade, fatto a mano, fatto con amore, vanno benissimo, però uno gli dà un aspetto un po' più professionale e secondo nasconde la magagna che male non fa. Adesso niente, io semplicemente qua non è che ho da darvi veramente delle istruzioni, andrò a far dei punti a cavallo fra cappello e orecchio, a cavallo della cucitura dell'orecchio e dei punti del cappello, in modo che, i punti si vedano possibilmente il meno possibile, ma che il pezzo risulti affrancato in modo saldo. Qui non ho modo di dirvi, come farlo. Temo che sia una cosa che un po' si impara con la pratica, perché tra l'altro qui lo scomodo è che dovete passare dall'interno del cappello a cavallo della cucitura e si vedrà molto, molto poco. Addirittura la cucitura dell'orecchio potremmo farla in 2 tempi, farla prima su un lato e poi sull'altro, così da dargli quella stabilità di cui vi parlavo.
però è un di più. Rassegnatevi, preparatevi al fatto che potrebbe essere venuto male e in quel caso si disfa e si ricuce. Quindi prima di tagliare i fili, mi raccomando, una prova dal vero. Anche perché un conto è tenerlo in mano dove non ha la forza di gravità che lavora e vederlo attaccato. Un conto è vederlo indossato, dove le orecchie che sono a sbalzo nel vuoto e sono pesanti, perché comunque sono pesanti, offrono una resistenza, bisogna capire se stanno attaccate bene o se va ricucito, va rinforzato qualche punto, senza dover pensare necessariamente a doverlo staccare tutto, ma valutate se quello che avete fatto è sufficiente o se serve qualche altro puntino. Ovviamente meno si vedono i punti, meglio è. E il peggio è andato. Orecchie attaccate, provato, indossato, sono anche abbastanza uguali, stanno su. Sono contenta. Però vi dicevo, voglio metterci un piccolo dettaglio, un arricchimento, una caratterizzazione, poi in realtà si potrà fare quello che si vuole, però nella mia testa non so bene perché, ma ci vedevo bene gli orecchini, quindi potete prendere dei vecchi orecchini ad anello che avete in casa, visto che io non ne avevo di adatti, devono essere chiusi su loro stessi perché sennò si strappano fuori dai punti. Ho preso delle catene con degli anelli molto grossi, sono catene d'alluminio quindi sono molto delicate, cioè molto delicate, molto morbide da aprire, si fa anche a mani nude, e adesso andrò a mettere 2 orecchini, uno per lobo, poi piuttosto fate girare nella parte dietro l'apertura. Adesso magari l'unica accortezza è contare i giri, 1, 2, 3, 4, 5, al fine di metterli davvero allo stesso punto, e voglio mettergli 2 orecchini un po' grandini sui lobi e uno molto piccolo sulla punta come se fosse un piercing. Poi ribadisco, vedremo che cosa terrà effettivamente la persona che dovrà indossarlo, ma mi sembra che gli dia una caratterizzazione. E allo stesso modo gli ho fatto un fiocchetto da Hello Kitty perché sì, un goblin molto rude, però anche il goblin più rude ogni tanto ha un animo gentile. E quindi, a chiudere il nostro lavoro di oggi, ecco l'ultimo dettaglio. Qua può essere fatto all'uncinetto, potete farlo di nastro, ma è solo perché mi piaceva l'idea di un goblin super cattivo, ma con un'anima un po' dolce. E per oggi direi che il lavoro è finito. Io spero che il video di oggi vi abbia divertite, vi ringrazio sempre tanto per essere con me, soprattutto per chi arriva fino alla fine, e ci vediamo con il prossimo pasticcio. E quindi alla fine di questo delirio che è durato una bella quantità di lavoro, la testolina è pronta ed è pronta a partire per la prossima fiera. Adesso sono tutti i cavoli vostri. Grazie, meravigliosa. Beh, allora come mi sta? Qua vogliamo il voto, ragazze.